Benvenuto in Ducati. Grazie mille. Nella zona museo più che altro. Sì. E questa qui è la moto che ti sto chiedendo da 1 anno e mezzo di farmela provare. Luca, le abbiamo vendute tutte. Qualcuno che se l'è comprata, che ha la voglia e il coraggio di fartela guidare, noi organizziamo il test. Qua ci sono tutti gli anni, quando abbiamo presentato la prima Panigale, Troy, Pikes Peak, Greg Tracy. Casey, Troy Superman. Questa è tanta roba. Questa è veramente... Per l'epoca probabilmente era un aeroplano, cioè già adesso questa ti dà l'idea di un qualcosa di attuale. Sì. Ai tempi probabilmente... Diciamo che era troppo avanti. 748, casoli. La cosa bella di queste moto è che almeno gli avambracci non ti facevano male. Quanti cavalli aveva un qualcosa del genere? Questa era bicilindrica, 2 valvole, raffreddata ad aria, avrebbe avuto un centinaio di cavalli. Qua è l'R&D, qua dentro dove ci sono tutti gli ingegneri che sviluppano le moto. Quindi c'è quelli che sviluppano il motore, quelli che sviluppano l'elettronica. Prima di andare sotto ti faccio vedere una cosa. Vediamo. Ti volevo portare qua. Questa è l'ingresso di Ducati Corse, dove ci sono gli ingegneri che sviluppano le moto. Cioè sembra la porta di Narnia, capito? Qui dentro si sviluppa la MotoGP. E Superbike, ufficio di Gigi Dall'Igna, di Paolo Ciabatti, di Tardozzi, ma anche di tutti gli ingegneri che disegnano i pezzi che poi dopo serviranno per costruire la MotoGP. Poi sotto, al piano della produzione, c'è l'area dove montano le moto, ovviamente. Quando c'è il discorso dell'abbassatore, qui dentro viene pensato e disegnato. Viene pensato e disegnato. Si manda un fornitore che ve lo fa, a volte certi pezzi li facciamo anche noi, i primi prototipi, perché abbiamo tutte le macchine ovviamente con controllo numerico, ma abbiamo anche le macchine di prototipazione rapida. Ok. Si va sotto in officina, poi ti faccio vedere la porta. Solo la porta. Solo la porta, dove vengono montate le moto, tutti i motori della MotoGP, anche quelli per i team privati, dove si fanno tutte le prove e dove c'è il team di Michele Pirro. Mi piacerebbe tanto entrare qua dentro, però quindi magari la prossima volta. Va bene. Allora, andiamo sotto che ti faccio vedere invece dove facciamo le tue moto. Qui andiamo al sodo e sarà una sorta di trailer della stagione, perché appunto vi racconteremo cosa andremo a fare nella pratica, dato che ogni volta l'abbiamo detto un po' a spizzichi e bocconi alla fine, quindi oggi in questo momento vi racconteremo tutti i progetti dell'anno 2022. Qua Luca dove montiamo le Panigale. Questa è una Street Fighter V2 che è guidato, questa è un'altra Panigale V4, questa è una Panigale V2. Panigale V2 con cui direi quasi terminiamo la stagione, mi verrebbe da dire, giusto? Direi di sì, e in una pista storica come Brands Hatch. Mi porti in Inghilterra. Mi porti in Inghilterra e soprattutto sarà bello, dopo che ho usato 1100, salire su un V2 e vedere cosa posso fare, soprattutto in mezzo a quegli scalmanati del BSB che non stanno tanto a posto. A ottobre che freddo, pioggia, eccetera, eccetera. Chissà. Potrei fare il colpaccione. Ci sarà da divertirsi, secondo me. Sarà molto da divertirsi. Proseguiamo, vediamo se incrociamo qualcosa. Guarda qua, pronti via. Street Fighter V4. Facciamo un'altra pazzia. Lo diciamo? Si può dire? Si può dire. Gara con la Street Fighter in mezzo ai bombardoni. Vediamo di farla con l'SP, perché sono moto che vanno a ruba, quindi se ne riesco a tenere una da parte, vediamo. Tieni una da parte. Questo è uno Street Fighter V2 che hai già guidato. Che ho già guidato, molto carino. Andiamo sulla regina. Questa è un SP2, Panigale V4 SP2, che se vuoi ti faccio anche provare. Non sarebbe affatto male. Così vedi la differenza tra ruote in alluminio, ruote in fibra di carbonio. Tanta roba. E questa è la moto, ovviamente il modello S, quello più commerciale, tra parentesi, la vostra punta di diamante sotto il profilo vendite ultrasportive. Assolutamente. Che userò. Ci hanno un po' tampinato, ci hanno un po' toccato qui sotto il costato, proprio dove dà un po' fastidio, dicendoci tutti bravi con la Magneti Marelli, il V4R della Superbike. E quindi abbiamo detto, bene, ho provato ovviamente la moto Aerez, mi è piaciuta tantissimo, facciamo sto International con la V4S. E per adesso 1100 moto da strada con lo scarico, quindi roba che chiunque può comprare. L'abbiamo kittata con il vostro kit che offrite al pubblico, certo. Insomma, che comunque chiunque metterebbe per andare in pista a un esatto. certo livello. La base è una V4S, abbiamo detto, con uno scarico Ducati Performance, quello fatto da Krapovic, può comprare chiunque, quindi una moto mi verrebbe da dire stop. Sì, stop. Poi noi abbiamo messo a Krapovic perché appunto è nelle special parts esatto. di Ducati. Questi qua sono tutte le celle dei banchi prova per i motori. Vedete un pezzo in mezzo proprio per evitare ancora perché quella lì che si vede è l'officina dove vengono montati i primissimi motori, dove c'è un operatore che
a mano monta il primissimo motore di ogni moto. Ok. E lì dove si fa lo sviluppo dei motori, quindi abbiamo tutti i banchi prova. Però questa qui è l'unica area aziendale nella quale Ducati Corse e Ducati Motor non hanno una parete. Cioè non c'è una porta che li divide. Tu entri qui, sei già anche dentro Ducati Corse. Qua è dove vengono montati i motori della MotoGP. Quella su sono gli ingegneri che disegnano, e qua dove le moto vengono C'è costruite. proprio la ciccia dove mettono tutti i motori, clienti ufficiali, tutto. Esatto. Anche i motori Superbike ovviamente. Ah certo, tutto qua dentro. Notare come loro possono guardarci ma noi non possiamo guardare dentro. Esatto, ci sta, ci sta. Segreto delle cose. Poi noi magari un'occhiatina ce la diamo, però voi purtroppo dovrete soffrire. Ma va a cagare! Adesso però vorrei che tu mi portassi nel museo, perché ci sono due cosine che devo ricordarti. E vediamo mi fai già paura. Devi averne mi fai già paura. Devi averne di paura. Eccoci nel museo. Tanta roba. Che altro? Qui abbiamo gli inizi, Sì. marchiata Ferrari anche. Marchiata Ferrari perché l'ingegnere Taglioni era di Lugo di Romagna, paese natale di Francesco Baracca, il nostro asso della prima guerra mondiale. I tedeschi avevano il barone rosso, noi avevamo Francesco Baracca e il suo logo era il cavallino rampante, che poi è stato dato alla Ferrari e da lì è diventato il logo della Ferrari. 56, Questo è il 56, sì. 125, 4 tempi. Sì, questa qua è l'evoluzione della moto che hai dietro, che si chiama Marianna, 125 Sport Marianna, che di fatto è stata la prima MotoGP della Ducati, perché era un prototipo, una moto che non esisteva come moto stradale. Ed è la prima moto vera Ducati. Questa era la moto. Supermono. Supermono è stato il primo progetto che ha fatto Domenicali, Ducati. Questa è una moto che chi ce l'ha vale 250.000 euro. Veramente? Sì, ne ha fatti 60 di esemplari. Questa prima moto di Domenicali, 67 esemplari al mondo, e questo è uno dei 67 esemplari. Sì. 250.000 euro. 01. E qua E le qui MotoGP. arriviamo La prima di Loris, la moto del titolo di Chesi. i pezzi grossi. Questo era il cavallo indomabile, dove c'erano i video di Capirex che usciva. Ti piaceva la superleggera? Questa è la moto da cui abbiamo preso ispirazione per quanto riguarda le ali. Desmo 16 del 2016. Però qui tu vuoi sempre farti tirare le frecciatine, perché insomma Non vorrei. ci conosciamo, come dire, da un po', anzi da tanto tempo, perché tempi motosprint, Esatto, da un sacco di anni oramai. Stock 600 eccetera, quindi tu magari ti fidi di me ma qualcun altro no, poter provare. Sono preso una scossa, vedi? Si è già ribellata. Si è già ribellata. Però in un futuro, speriamo non molto lontano, provare un qualcosa del genere potrebbe essere parecchio interessante, è un qualcosa di mai visto. Guarda, all'interno del panorama si può YouTube. fare. Ah, si può fare, attenzione. Nel senso, cioè si poteva fare. Bastava comprare una superleggera e si aveva accesso alla MotoGP Experience, quindi poter provare sia la Superbike e poi la MotoGP. Però bisogna comprarla la superleggera. Anche se li avessi, a questo punto non potrei più. perché quindi le superleggere non ce ne sono più. Mannaggia, però veramente pazzesco. Direi che questo viaggio all'interno di tutto quello che faremo l'anno prossimo, più queste meraviglie che non so veramente, c'ho veramente la pelle d'oca. Vi ricordo che è visitabile adesso, ha riaperto dopo il Covid se non sbaglio. Esatto. Quindi potete vedere anche voi da vicino delle vere MotoGP e tutta la storia Ducati. Noi ci vediamo nei prossimi video, V4S di serie impegnata nell'International Trophy, tutto quello che ci siamo detti, il 125, insomma, un sacco di cose. Ricordatevi di iscrivervi al canale, gas, e ci vediamo Al prossimo video. prossimo video.